Le domande che ci fate sempre sui calamari. Non sono sempre le stesse, ma tante si rassomigliano. Ma oggi vogliamo fare questo video proprio per fare un recap generale di tutto quello che abbiamo visto, vi abbiamo mostrato in tutti i video che trovate sempre sul canale e che avete visto con molta attenzione. Quindi con noi c'è il nostro amico Fabrizio Schirru. Ciao Fabrizio. Buongiorno a tutti. Ecco, vedi, buongiorno perché è una delle primissime volte che stiamo registrando di giorno. Cambia tutto, anche l'immagine di Fabrizio è più bella, vedete che bella luce che ha laterale. Va bene, dai, iniziamo subito allora con questa carrellata di domande. Fabrizio, lo sai che ci fanno sempre tante domande sui calamari? Sì, nonostante abbiamo fatto tanti video, ci siamo resi conto che alcune cose non vengono focalizzate, sia online ma anche qua da me in negozio. E molte volte ci capita di dover magari ripetere delle cose che per noi sono normali, invece magari chi si avvicina a questa pesca si è avvicinato da poco, non le ha ancora focalizzate. Quindi oggi cercheremo di riprenderle una per una e vediamo se riusciamo a mettere un punto, anche se secondo me il punto non lo metteremo mai. No, sicuramente non lo metteremo mai, ma ti dirò la verità, è che dipende anche dai punti di vista, nel senso che tante cose magari noi le diciamo, ma in realtà non sono definitive, non è bianco o nero, ci sono sempre anche delle scale di grigio. E proprio inizieremo anche con questa prima domanda. È meglio un mulinello fisso o un mulinello rotante? Questo è proprio l'esempio, secondo me, classico. Si può in realtà pescare con tutti e due i mulinelli, non è che uno vieta l'altro. Chiaramente ci sono dei vantaggi a pescare con uno o vantaggi a pescare con l'altro. Allora, sì, questa è sicuramente una delle domande più ricorrenti quando una persona deve comprare una canna e un mulinello. Tante persone ovviamente chiamano me e mi dicono dimmi la tua. Il problema è che questa è una cosa molto soggettiva. Cioè, iniziamo con vedere, perché poi noi parliamo sempre di mulinello rotante, ma spesso e volentieri chi si sta approcciando alla pesca in questo momento potrebbe non saperlo. Questo è il mulinello rotante, ok? Quindi il vantaggio di questo tipo di attrezzatura, che viene ovviamente montata poi su una canna da rotante, la canna da rotante ha sempre questo calcio, ve lo faccio vedere così sarà chiaro per tutti. Lo vedete? Quando voi vedete Grilletto, grilletto. questo grilletto, questa è una canna da rotante perché questo viene infilato in mezzo alle dita e serve per non far muovere la canna. Ok? Allora, riprendiamo il nostro mulinello rotante. Il mulinello rotante ha tanti vantaggi. Il primo è che è leggerissimo. La leggerezza è sicuramente un vantaggio del mulinello rotante. L'altro vantaggio del mulinello rotante è il pulsante di sgancio. Cosa vuol dire? Che schiacciando semplicemente questo pulsante il mulinello è free, è aperto, quindi il piombo arriverà a fondo. Con un semplice movimento della manovella il pulsante torna in posizione chiusa e noi potremo recuperare, quindi aperto, chiuso. Molto molto semplice. Abbiamo visto quali sono i vantaggi del mulinello rotante. Adesso prendiamo un mulinello fisso. Adesso ne prendo uno a caso, in questo caso prendiamo un Sedona 5000 che è un mulinello ottimo, qualità-prezzo. Parlo di 5000 perché ha il pommello. Il pommello è molto meglio rispetto alla classica manovellina. Ok? Questo mulinello qui rispetto al mulinello. Spiega un po' la differenza tra il pomello e la manovellina, perché questa roba qui magari tutti non la sanno. Ecco, cosa intendi per pomello e manovellina? Allora, il pomello è questo tondo e sicuramente quando noi andiamo a combattere o a tirare su dei calamari o dei pesci è sicuramente molto più facile da tenere in mano e anche molto più piacevole. Invece andiamo a prendere una classica manovella, vediamo se la riesco a prendere qui. Allora,
Questa invece è una classica manovella, lo vedete? Ovviamente il pomello si tiene decisamente meglio in mano. In questo caso, per esempio, adesso noi stiamo guardando un Sedona della Shimano, nella versione 4000 c'è la manovella classica, mentre invece nella versione 5000 c'è il pomello. Quindi io in questo momento a tutte le persone che vanno a comprare un mulinello dico sempre di comprare il 5000, che come corpo è identico al 4000. La bobina del 4000 va a montare sul 5000 e viceversa. Hanno semplicemente leggermente di differenza di spazio, però nel 5000 c'è il pomello. Quindi sicuramente un punto a vantaggio rispetto al 5000, rispetto al 4000, che ripeto sono due modelli praticamente identici. Allora, in questo caso il mulinello fisso ha bisogno di aprire l'archetto per far scendere il filo, quindi ha bisogno di due mani, quindi nel caso invece del mulinello che abbiamo visto prima basta una mano per far scendere, ok? Quindi il free con una mano fai tutto, nel mulinello fisso ci vogliono due mani. Una cosa che va a vantaggio del mulinello fisso è che quando noi apriamo l'archetto il piombo scenderà molto più velocemente rispetto a un mulinello rotante, perché in questo caso sarà completamente libero, mentre nel caso del mulinello rotante si deve portare dietro la bobina, quindi il mulinello fisso è leggermente più veloce. Cosa facciamo quindi per andare a scegliere un mulinello fisso o un mulinello rotante? Innanzitutto è una cosa molto personale. Vi dico già che il 90% delle persone oggi vuole mulinello rotante. Io uso un mulinello fisso, quindi come vedete non esiste una regola fissa. Io amo il fisso, lo uso da sempre. L'unico problema è che io ho un mulinello quindi ovviamente poco più pesante e per sopperire a questa pesantezza del mulinello mi sono dovuto comprare un mulinello di fascia altissima, quindi con un prezzo abbastanza alto. Io uso un Vanquish che è diciamo il top di gamma ed è il mulinello più leggero che ha Shimano. Quindi io ho risolto il discorso della pesantezza andando a comprare un mulinello di alta fascia. Però è anche vero che se uno vuole un mulinello leggero e non vuole andare a spendere tantissimi soldi, forse il mulinello rotante è la cosa che fa più a... Ma Fabrizio, spiegami un po', visto che hai introdotto questo discorso, proprio i prezzi, cioè a parità di qualità, per avere, diciamo, un mulinello buono, normale, che non sia proprio primo prezzo, quelli che so già che tu neanche non tieni in negozio, in un caso e nell'altro. Allora, in altri video abbiamo fatto vedere tutta una serie di Abu, non so se vi ricordate, il famosissimo Abu bianco, perché poi tante persone l'hanno visto e poi tutti volevano comprare quello perché noi abbiamo fatto vedere quello. Abu ce ne sono 4 tipi diversi e sono tutti similari. In questo caso questo è un grappler, ma esiste anche il Gempu oppure il Fune di Daiwa. Sono tutti mulinelli rotanti che costano dai 80-90 euro fino ai 150 euro. E con questa cifra noi ci possiamo comprare già un super mulinello rotante. Ok? Su Se invece invece mulinelli ragioniamo fissi? se ragioniamo sul fisso, invece adesso io vi ho fatto vedere il Sedona. Il Sedona è quello che noi chiamiamo il 6 politico. Questo è un mulinello che costa circa 60-70 euro. Ok? Però se noi vogliamo andare su un mulinello di alta fascia, parliamo anche di mulinelli che vanno a costare magari 200-300 euro. Se andiamo a toccare il top di gamma come utilizzo io, il Vanquish costa 500 euro circa. Però ovviamente nel mio caso è proprio un piacere avere un mulinello di quel livello là, non è che serva per forza un mulinello da 500 euro. Io amo la pesca al calamaro, quindi ho scelto di avere un top di gamma, però secondo me con una spesa di anche col fisso di 100 euro abbiamo già un ottimo mulinello, quindi ragioniamo 100 euro di mulinello, circa 100 euro di canna, noi abbiamo già un'attrezzatura degna di nota. Beh, allora già che abbiamo parlato di mulinelli, finiamo anche col discorso dei fili, così sappiamo subito cosa bisogna imbobinare su questi mulinelli. Ok, allora noi ovviamente si parla solo di trecciato,
Adesso qui No, vi faccio attenzione, vedere. facciamo un baking di nylon e sopra ci mettiamo il trecciato. Ok, il baking, per chi non lo sapesse, sono pochi metri sul fondo che servono innanzitutto perché il nylon tende a aggrappare molto di più e quindi la bobina tende a non girare. E poi lo stesso nylon protegge la bobina dal sale. Perché cosa succede? Spesso e volentieri il trecciato tende a rimanere bagnato, quindi se noi lasciamo il trecciato bagnato sulla bobina, alla lunga si potrà creare dell'ossido. Se noi invece andiamo a mettere un piccolo fondo di nylon, questo difficilmente accadrà. E poi, ripeto, serve proprio per aggrappare e a quel punto la bobina non girerà mai a vuoto. Poi noi andiamo a mettere, adesso in questo caso io vi faccio vedere uno dei fili che noi usiamo, il Viral, sono 200 metri di multicolor e utilizziamo lo 010, 012, 014. Lo 010 lo consiglio a chi è più pratico, chi già è esperto, quando facciamo delle gare, diciamo che il filo molto fine tende ad aiutarti perché prende molta meno corrente. Se invece non siamo particolarmente esperti o soprattutto non prestiamo troppa attenzione all'attrezzatura, quindi non la cambiamo spesso, forse è meglio mettere un 12 se non addirittura un 14, che sono dei fili sicuramente che prenderanno un po' più di corrente, però difficilmente li andiamo a rovinare. Questo diciamo è un pochettino il range. Poi, come sapete, nella pesca ci sono persone che vanno anche controcorrente e usano fili molto più spessi, però io vi consiglio dallo 0,10 allo 0,12 risolviamo tutti i nostri problemi. Shock leader? Shock leader, ovviamente, adesso vi faccio vedere il fluorocarbon, questo come già sapete è il nostro, 0,28 al massimo 0,30, circa 6, 7, 8 metri di shock leader, che serve per dare trasparenza, innanzitutto, e poi serve a proteggere il trecciato, perché purtroppo i nostri trecciati sono molto tenaci alla trazione, ma si rompono all'istante quando vanno a strisciare magari su una pietra o su qualche altro materiale. Quindi il fluorocarbon, oltre ad essere trasparente, tende ad avere molta più forza nell'abrasione, quindi ci durerà molto di più. E ricordatevi una cosa, che il fluorocarbon tende a bere acqua, quindi dopo un po' di tempo andrà a perdere sicuramente le sue caratteristiche di trasparenza, quindi ogni tot tempo andrà cambiato. Nodo tra fluorocarbon e multifibre? Nodo, io faccio sempre l'FJ, ovviamente l'FJ è un nodo molto complicato, però se voi andate a rivedere indietro nei video che abbiamo fatto con Davide, troverete proprio Metto qui, il tutorial l'ho messo sul, qua sopra. sull'FG Knot. Perfetto. E oltretutto ti dirò che tante persone l'hanno visto e hanno imparato. Io pensavo fosse difficile imparare da un video e invece tante persone mi hanno detto che gli è servito, quindi siamo contenti di aiutare i nostri amici. Bene, a questo punto abbiamo il mulinello, abbiamo un piccolo backing sotto fatto col nylon, ci abbiamo messo il nostro multifibre, andiamo a mettere lo shock leader di 6-8 metri, facciamo anche un bel nodo tra il multifibre e il nostro shock leader, che è sicuramente il punto più delicato, ci andiamo a mettere una girella va bene, una girella qualsiasi penso. Vi faccio vedere, vediamo se riesco a farvi vedere. Questa è una girellina tripla, questa è una girellina con 3 barilotti. Vediamo se la vedete. Adesso io ovviamente sto tenendo la mano sullo snap, però a me interessa che voi vediate la parte di sotto, che è una girellina tripla. Questa scaricherà molto molto di più. Io uso sempre questo tipo di girella, sia nel tataki che nel volantino. Perfetto. Siamo arrivati alla girella e a questo punto non ci resta che parlare della canna. Allora, sì, parliamo della canna. Allora, la canna, io ormai, come sapete, amo lunghezza 240 perché secondo me è la lunghezza perfetta con cui si riesce a fare un po' tutto. Prima facevamo delle canne anche un po' più corte e un po' più lunghe, che hanno sicuramente dei vantaggi ma anche tanti svantaggi. Quindi alla fine siamo arrivati sulla lunghezza 240, tant'è che la nostra canna, che ormai conoscete tutti, che è la Icnusa,
e anche là tanti mi chiamano in questi giorni chiedendomi se ce l'abbiamo e la comprano di fretta perché hanno paura che finisca, perché l'anno scorso purtroppo finiva, ogni 20 giorni finivano 200 canne. Quest'anno sta andando benissimo lo stesso, però ci siamo attrezzati e quindi la canna è quasi sempre disponibile. Allora, una cosa molto importante sulla canna. Allora, questa, come abbiamo detto, è la versione da mulinello rotante e ha gli anelli in acid, quindi gli anelli che girano, mentre la versione regular non ha niente qui dietro perché il mulinello fisso si può tenere tranquillamente in questa posizione. E in questo caso l'anellatura sarà classica, quindi in linea. Una cosa molto importante che tante persone mi chiedono, sia al telefono che quando vengono in negozio, la vetta. Allora, facciamo un po' di chiarezza sulla vetta, perché questo è molto importante. Tante persone mi parlano di vette, noi vogliamo delle vette molto sensibili e quindi molto morbide. Qui c'è un errore di fondo. Ricordatevi una cosa, la vetta molto sensibile, quindi che si piega parecchio, non è in assoluto la più sensibile, ok? Perché ricordatevi una cosa, che noi quando andiamo a fare tataki, solitamente, a parte in qualche caso, utilizziamo dei piombi che vanno dai 100 grammi a salire. Cosa succede? Se noi avessimo una vetta molto morbida, il piombo renderebbe la canna sorda, perché va a piegarla completamente e la rende sorda. Sorda cosa vuol dire? Che non ci fa vedere e sentire le mangiate del calamaro. In questo caso, la vedete, la vetta dell'Ichnusa è una vetta progressiva, quindi man mano che io vado a dargli forza, quindi peso, come se fosse un piombo, lei tende piano piano a scendere, quindi a lavorare. Se questa vetta fosse molto morbida, la vetta finirebbe subito e quindi diventerebbe sorda. Quindi attenzione quando comprate le canne. Se andate a pescare in fondali bassissimi con 30, 40, 50 grammi di piombo, allora sì, è vero, può servire una vetta molto morbida, ma nel 90% dei casi a tataki si va con almeno 100 grammi, quindi serve una vetta progressiva, esattamente come questa, che vi faccia leggere la mangiata del calamaro sia con 100 grammi, ma anche con 150 grammi, sia a 30 metri di fondo come a 60. Quindi questa è una cosa molto importante su cui noi abbiamo studiato. Quindi anche voi quando scegliete una canna dovete capire bene dove andate a pescare, oppure quando parlate con una persona come me che vi deve dare un aiuto dovete dargli gli input, perché altrimenti diventa molto complicato. In linea di massima una canna che va bene per tutte le situazioni non esiste. Sarebbe bello aver inventato una canna che funzionasse sempre perfettamente, questo non può esistere. Noi abbiamo studiato una canna che funziona, come si dice, nel 90% delle situazioni. Poi, se voi dovete pescare in pochissima acqua, con pochissimo piombo, ci vorrebbe una canna leggermente più morbida. Se invece dovete andare a pescare a grandi profondità con tantissimo piombo, e tantissimo piombo vuol dire 200-250 grammi di piombo, questa canna tenderebbe comunque a avere un pochettino di difficoltà. Quindi, come vedete, non è possibile accontentare tutti. Noi abbiamo fatto una canna che funziona nel 90% del range, quindi non tocchiamo quello basso e quello alto perché in linea di massima è una cosa impossibile. E chi vi racconta questo vi sta dicendo delle cose non vere. Quindi purtroppo le attrezzature, per andare a pescare in tutte le situazioni, bisognerebbe avere più di un'attrezzatura. A questo punto abbiamo parlato della canna, del mulinello, dei fili, della girella. Cominciamo a parlare un po' degli artificiali, la montatura. Montatura. Allora, ragioniamo su una cosa. Allora, l'ho detto anche altre volte. Se io avessi fatto questo video tanti anni fa, avrei avuto delle idee diverse rispetto a oggi. Questo cosa vuol dire? Che la nostra pesca, cioè la pesca in generale, ma soprattutto quella del calamaro, è una pesca in continua evoluzione. In continua evoluzione perché anche noi stessi ancora non sappiamo tutto e perché il calamaro si sta evolvendo. Questo cosa vuol dire? Se avessimo fatto questa, se mi avessero fatto questa domanda 5, 6, 7 anni fa, vi avrei detto sicuramente che
il trave con 5 artificiali era sempre comunque vincente. Oggi questa teoria è andata leggermente a cambiare e quindi cosa dico oggi? Se noi siamo in una giornata dove i calamari sono molto attivi e attaccano un po' su tutto, avere tanti colori, avere un trave con 4-5 artificiali è sicuramente vincente. Riusciamo innanzitutto a trovare prima i colori che funzionano quel giorno e poi abbiamo ovviamente 4-5 possibilità di acchiappare calamari. Il problema si pone quando il calamaro non è così aggressivo e quindi inizia a mangiare con difficoltà e voi ve ne accorgete innanzitutto perché ne prenderete pochi e poi perché troverete magari tutti gli artificiali, vi è capitato sicuramente, spruzzati di nero. Spruzzati di nero vuol dire che lui si è avvicinato, ha spruzzato il nero ma non ha toccato l'artificiale. Questo perché? Probabilmente perché qualcosa lo disturba. Cosa lo disturba? Questo ancora non lo capiamo appieno. Probabilmente potrebbero essere gli artificiali messi vicini l'uno all'altro, alcuni colori lo attirano, altri lo disturbano. Quindi questo a cosa ci porta? Ci porta a utilizzare 4 o 5 artificiali quando sono molto aggressivi e a diminuire il numero degli artificiali quando il calamaro diventa un pochettino più complicato e diventa un pochettino più, si dice schizzinoso, che dalle nostre parti vuol dire che mangia ma non è proprio convinto, ok? Quest'anno, 20 giorni fa, in preparazione gara, noi riuscivamo a pescare all'alba tranquillamente con 4-5 artificiali e prendere un gran numero di calamari. Poi dopo le 8 e mezzo il calamaro smetteva completamente di mangiare. Quindi cosa facevamo per cercare di riuscire a raschiare qualche calamaro in più? Da 4 o 5 sono arrivato a metterne 3, 2, a volte anche uno solo. Questo mi ha permesso magari di riuscire a prendere qualche calamaro in più perché, ripeto, quando loro dicono no, non vogliono mangiare, è inutile avere tanti artificiali. Conviene stare con un artificiale solo, cercare di muoverlo il meglio possibile e cercare di sfruttare quell'unico artificiale che noi abbiamo. Questo oggi mi sembra una cosa abbastanza logica, qualche anno fa per me non era così, eppure, ripeto, calamari ne facciamo tanti, però stanno diventando ogni giorno più difficili. Sembra che stiano imparando alla velocità ultrasonica, quindi fare varianti secondo me è sempre una cosa positiva. A questo punto però, già che stiamo parlando di questi piccoli trucchetti per riuscire a far mangiare i calamari anche un po' più diffidenti, spiega un attimo la tua tecnica di pesca, cioè cosa fai con il piombo, con la canna, e se il piombo resta appoggiato al fondo oppure no, tutte queste cose qua. Allora, altra cosa che viene chiesta soprattutto dai più inesperti, come comportarsi rispetto al piombo, cioè il piombo cosa deve fare? Allora, io utilizzo una tecnica abbastanza semplice, quindi io scendo, appoggio il piombo sul fondo e tendo sempre a tenerlo appoggiato al fondo. Difficilmente lo muovo, a differenza magari di molti che fanno sempre il movimento tataki. Il movimento tataki, per chi non lo sapesse, è sbacchettare la cima e far muovere gli artificiali. Io lo faccio molto poco, sono convinto che in certi casi lo sbacchettamento non sia una cosa vincente, perché ok che muovere l'artificiale può essere attirante, il problema è uno, che quando noi muoviamo di continuo la canna non riusciamo a capire cosa succede intorno a noi. Cosa vuol dire? Che se un calamaro si avvicina, spruzza l'artificiale o semplicemente lo tocca, noi muovendo sempre la canna molte volte non ci accorgiamo della sua presenza. Quindi io preferisco decisamente tenere la cima ferma col piombo appoggiato sul fondo. Tendo a sbacchettare un pochettino solo quando mi accorgo che i calamari sono sotto di noi, perché magari li abbiamo visti con l'ecoscandaglio, oppure mi sono accorto che lui ci ha toccato e quindi con la cima ferma noi riusciamo a vedere questi piccoli movimenti. E a quel punto, se lui non mangia fermo, tendo piano piano a sbacchettare. Però non è una cosa che faccio spessissimo e secondo me non è per niente vincente. Allora,
E se io posso qua magari aggiungere una cosa, dipende tanto per quanto mi riguarda da che artificiali sto utilizzando. Ci sono artificiali che hanno bisogno di essere mossi e artificiali che lavorano benissimo fermi. Questa secondo me è una delle differenze principali nel mio modo di pescare. Io tendo a far cadere il piombo sul fondo, appena arrivato sul fondo chiudo subito l'archetto o blocco immediatamente il mio rotante, metto subito in tensione il filo. Bisogna essere rapidissimi perché se siamo stati bravi, abbiamo visto i calamari sull'ecoscandaglio e gli stiamo calando in testa, l'attacco del calamaro è quasi immediato, cioè può passare 1 secondo, 2 secondi e il calamaro già si butta. Se abbiamo il filo Anche in caduta potrebbe essere. Sì, ma in caduta magari è già una cosa un po' più, fra virgolette, difficile. Ecco, io volevo iniziare proprio con l'esempio più pratico, più banale, magari per i pescatori meno esperti, e riuscire a capire anche che il filo si è fermato o ha rallentato in caduta, certo è importante, però non è così facile. Comunque, quindi faccio cadere giù la lenza, dopo parleremo anche come tenere la lenza se la barca sta scarrocciando o siamo in movimento alla cerca proprio dei nostri mark, dei calamari, ma comunque toccato il fondo chiudo subito, rimango fermo 2 secondi perché in quel momento se c'è un calamaro proprio lì vicino vi attacca subito, se non succede nulla sbacchetto per 2-3 secondi e dopodiché rimango di nuovo fermo per altri 5-6 secondi. E come vi dicevo, dipende tanto anche poi da che artificiali sto utilizzando, che sono strettamente legati anche al tipo di artificiale stesso. Se stiamo parlando per esempio di Davidoni o Mataflotti, non ci deve essere bracciolo, devono essere proprio attaccati alla montatura. Se stiamo utilizzando dei pesciolini invece tipo DTD, Yozuri o cose del genere, allora io preferisco fare un braccioleo che parta dai 2 centimetri fino ad arrivare anche a 4-5 centimetri. Ma di questo discorso voglio che approfondisca magari un po' di più anche Fabrizio. Allora, sì, allora innanzitutto noi abbiamo tantissime esche diverse. Adesso iniziamo, adesso ce li ho qua. Questo è Davidone, questo è un Mataflotti. Allora, sfattiamo un mito, perché tante persone mi chiedono, ma che differenza c'è tra il Mataflotti e il Davidone? Allora, il Davidone è un Mataflotti. La differenza, quindi cosa vuol dire un Mataflotti? Che in acqua lui starà circa in questa posizione qua, ok? Immaginate che questo è il filo, quindi quasi orizzontale, ok? Il Mataflotti come il Davidone. Il Davidone, poi Davide potrà dire se sbaglio o no, la differenza sta innanzitutto nella colorazione, in queste bande orizzontali, e nell'avere i 3 occhi. Nell'intelligenza, perché il Davidone ha un cervello molto più grande dentro. Ha un cervello tutto suo, però tecnicamente come poi si muovono in acqua è esattamente la stessa cosa. La cosa vincente di quest'anno dei Davidoni, perché le vendite dicono questo, il Davidone in assoluto è l'artificiale venduto di più. Capisco molte volte che magari i nostri video possono fare la differenza, però vi posso garantire che quando i clienti comprano solo questo artificiale e dopo che ce l'hanno lo ricomprano, vuol dire che l'artificiale ha funzionato. Ok, questa è una cosa molto importante, quindi sicuramente il Davidone quest'anno ha fatto da padrone a 360 gradi. Però per rispondere a tante persone, il Davidone è comunque un Mataflotti, quindi il movimento è lo stesso, ha semplicemente una livrea diversa che fa la differenza e gli occhi, 3 occhi, quindi da qualsiasi parte noi andiamo a vedere, lo vedete, il nostro Davidone, abbiamo sempre un occhio che ci guarda. I Davidoni guardano dappertutto. Sembra una cosa inquietante. La verità è che il calamaro tende sempre a attaccare nella testa del pesce. Quindi avere sempre un occhio vuol dire che lui può sempre attaccare da qualsiasi parte, a differenza magari di un artificiale normale che se noi lo spostiamo in questa posizione diventa totalmente neutro. Questa è una piccola cosa che fa fare la differenza al Davidone. Penso che sia stato abbastanza chiaro, Davide, o c'è qualcosa da aggiungere? No, la tua spiegazione è perfetta. Secondo me è un grande vantaggio anche di Davidoni
è il discorso sui colori, cosa che non viene fatta mai rispetto agli altri artificiali, e invece io qui ci ho giocato molto, non tanto su un colore funziona bene, un colore funziona male, ma aver fatto una serie in cui ci sono proprio esattamente tre colori chiari, tre colori scuri, un colore medio, e hanno una logica nel loro posizionamento e anche, diciamo, gradazione. Questo ci permette a scegliere con facilità o i colori chiari o i colori scuri o i medi che stanno in centro a seconda delle condizioni meteorologiche, e questo ho notato che è stato molto d'aiuto a tanti pescatori che non hanno una grande esperienza magari e che hanno difficoltà a scegliere i colori nel momento in cui vanno in mare e provano a pescare. Dargli queste informazioni secondo me è stato giusto e anche e soprattutto importante. Secondo me un motivo in più per scegliere un determinato tipo di artificiale, insomma, e non magari avere semplicemente 15-20 colori diversi, ma non sapere effettivamente come vengono gestiti. Anche le fluorescenze che sono nei Davidoni, tutti i Davidoni hanno una base fluorescente all'interno e di tre colori, azzurro, rosso o glow, normale quindi, e si vede dal colore dell'occhio. E a seconda del colore dell'occhio noi sappiamo qual è la fluorescenza, che non è una fluorescenza potentissima, dura molto tempo ma non è potentissima, e questa è un'altra cosa che è stata fatta apposta, perché se il nostro artificiale è troppo luminescente non va bene, non pesca tanto, e comunque si riconosce il colore proprio dal colore dell'occhio, e anche lì abbiamo tutte e tre le fluorescenze con il glow che sta in mezzo, abbiamo da parte il bianco con l'azzurro, fosforescenza azzurra quindi, e dall'altra parte abbiamo fino al nero invece che è glow, oppure il rosso che invece è la fluorescenza rossa. Allora, torniamo al punto di partenza. Abbiamo parlato del Davidone perché abbiamo detto che lui rimane in questa posizione, quindi quasi orizzontale. Cosa vuol dire? Vuol dire che bastano piccolissimi movimenti per dargli vita, a differenza di altri artificiali che stanno in questa posizione. Ok? Se l'artificiale è pesante, sta in questa posizione, noi dobbiamo dare delle sbacchettate importanti per farlo muovere. Il Davidone, essendo un artificiale neutro, quindi matta flotti in generale, basta muoverli leggermente per dargli vita. Quindi già vedete che un artificiale pesante va sbacchettato forte, un artificiale neutro va sbacchettato molto più lentamente. Poi ci siamo accorti anche di un'altra cosa, che ogni tanto i calamari tendono a non mangiare se tu hai la lenza in tensione. Quindi cosa succede? Noi lasciamo molte volte la lenza morta e lasciamo totalmente in bando. Se un artificiale è pesante, tende a scendere, a appoggiarsi sul fondo e a pescare meno e anche ad arroccare sulle alghe. Il Davidone invece tende a rimanere fluttuante, quindi non va mai a fondo e quindi tende a rimanere praticamente perennemente in pesca, anche con la lenza morta. Questo è un altro grande, grande vantaggio di questo artificiale. Però, siccome noi dobbiamo spiegare un pochettino tutto, dobbiamo anche far vedere altre cose, perché per esempio questo è un classico Yamashita, questo è un artificiale che tende a rimanere un po' verso il basso e va sbacchettato. Funzionano tantissimo, adesso abbiamo preso un colore dei tanti, però sicuramente se parliamo di artificiali di qualità non possiamo non nominare anche uno Yamashita. Altri artificiali ovviamente di livello, DTD, che sono artificiali duri, e DTD morbidi. Anche questi artificiali tendono a essere un po' pesanti e vanno sbacchettati. Vi faccio vedere il classico Seika, che è un artificiale lo stesso molto pescante. Questo è abbastanza leggero. Vi faccio vedere un'altra cosa che abbiamo fatto vedere qualche altra volta, i G-Crack. Questi sono giapponesi, questo è un artificiale molto bello, di qualità altissima. E poi, per non lasciare indietro nessuno, vi faccio vedere, questi sono i Misaki, questi sono i nuovi Misaki duri, e questo è il Misaki invece morbido. E in questo caso vi faccio vedere anche due Jatsui, nuovi modelli.
Questo è innanzitutto perché ci sono tante marche buone. La verità è che tutti i pescatori avranno tanti artificiali. Avranno tanti artificiali, tutti funzionano, qualcuno funziona meglio degli altri, ci sono colori che funzionano in certi periodi meglio degli altri. E arrivati a questo punto, la domanda classica, Davide, è quella: ma li possiamo mixare insieme? Io ho un'idea, magari probabilmente tu ce l'avrai diversa, come al solito. Però io sono convinto che mixare gli artificiali sia una cosa normalissima, senza grandi problemi. Anche perché ogni artificiale poi si muove per conto suo e a quel punto noi vedremo molto facilmente quale è catturante e quale no. Devo dire una cosa, che non esiste un artificiale che funziona sempre. Anche il migliore ogni tanto, chissà per quale motivo, lui tende a non volerlo. Quindi avere una vasta gamma di artificiali, diversi come forme, come pesi, potrebbe essere comunque una cosa vincente. Io l'ho detto già 1000 volte, io per risolvere questo problema me li compro tutti e ce li ho tutti quanti. Ovviamente è impossibile usarli tutti nella stessa pescata, però è vero che li cambio spessissimo e vi posso garantire che spesso e volentieri la giornata te la salva un artificiale che magari non avresti dato 2 lire e che magari hai nella cassetta da tanto tempo. Quindi fate prove, fate un sacco di varianti e sì, mixate gli artificiali, io non ho nessun problema. Ovviamente, se vi accorgete che in quel momento il Davidone sta funzionando meglio degli altri, a quel punto se ce li hai tutti uguali, li metti tutti uguali, altrimenti metti solo dei Davidoni, perché vuol dire che in quella condizione specifica lui sta dando il meglio di sé. Altre volte capiterà con altri artificiali. E qui si pone un altro problema. Usare lo snap o non usarlo? Quella è una cosa che ultimamente mi stanno chiedendo tantissime persone. Io ci ho pensato tanto, sono in fase di studio su questo punto di vista. Allora, tante volte non usare lo snap può essere vincente, perché lo snap innanzitutto è visibile e soprattutto cambia l'assetto degli artificiali. Lo stesso Nicola Matacchi ha fatto degli snap molto piccoli proprio per non cambiare l'assetto del mataflotti. Però è anche vero che non usando lo snap l'artificiale funziona perfettamente quasi in orizzontale. Quindi non avere lo snap potrebbe essere un vantaggio. Di contro è un grandissimo svantaggio perché noi non possiamo sostituire gli artificiali. Quindi se noi sappiamo che in quella giornata sta funzionando solo il giallo, ok, è facile, facciamo un'apparatura solo di gialli, montiamo, li mettiamo fissi e risolviamo il nostro problema. La verità è che quando noi andiamo a mare non sappiamo mai se funziona il giallo, se funziona il testa rossa, se funzionerà il mataflotti, se funzionerà il G-Crack e quindi siamo costretti a cambiare spesso. E allora a quel punto ritorna prepotentemente l'idea che lo snap, nonostante sia un intralcio, comunque alla lunga possa essere vincente. Quindi io ancora oggi do molta fiducia allo snap, perché per me cambiare artificiale, cercare colori che funzionano è importantissimo. Altra cosa molto importante è che se noi dovessimo fare dei travi fissi, quindi con 3 artificiali, come hanno tanti amici, dovremmo avere una borsa gigantesca per portare 1000 artificiali come faccio io. Già devo portarmi 2 borse per portarmi 1000 artificiali. Immaginate se questi artificiali, invece di essere nelle scatolette, fossero arrotolati insieme ad altri 3 su un rotolino di Eva. Praticamente in gommone ci sarebbero solo gli artificiali, quindi per me diventerebbe molto molto complesso. Quindi per oggi, fino ad ora, ancora lo snap è secondo me vincente. Quindi quello che io consiglio di utilizzare lo snap è provare colori, più che fossilizzarsi sul fatto che magari lo snap stesso possa dare fastidio.
già che stiamo parlando degli snap, che tipo di multifibre, fluorocarbon consigli per costruire l'apparatura? Allora, io normalmente sono dell'idea che fluorocarbon, ok, per forza, tutta la vita. Secondo me non servono fluorocarbon troppo fini. Io normalmente, adesso ve lo faccio vedere, questo è quello che sto usando io, il 25. Posso scendere fino al 23. Sotto il 23 secondo me ha poco senso, cioè li ho provati e non ho avuto grandi vantaggi in catture. Già il 25 e 23 secondo me sono i fili che vanno bene. Di contro, a usare un fluorocarbon troppo fine, sei a grosso rischio di perdere gli artificiali, perché sia che arrocchi col piombo, sia che arrocchi con gli artificiali, con un 25 c'hai ancora forza, o molte volte per esempio ci capita che il polpo ti prende l'artificiale o ti prende il piombo, col 25 noi abbiamo ancora forza di sollevamento. Quando iniziamo a mettere 20, 18, se arrocchi, secondo me diventa un disastro. Quindi io sotto il 23 difficilmente scendo. E ripeto, non ho mai visto grandi vantaggi andare col 20. Quindi se una cosa non mi dà vantaggi, non ha senso usarla. Non so se tu hai avuto altri input al riguardo, ma No, io sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che non ho mai trovato una grande differenza se utilizzare o meno un filo un po' più spesso o un filo un po' più sottile. Eh, no, direi proprio di no. Cioè, secondo me non è un problema di filo, è soprattutto un problema di artificiale. Cioè, quello che ho visto che la grande differenza viene fatta ancora più dei colori, secondo me, viene proprio dall'artificiale. Cioè, se dovessi dire, mettere in una scala le cose più importanti sono la forma dell'artificiale o come è fatto, la struttura, le dimensioni dell'artificiale e i colori dell'artificiale. Queste cose qua sicuramente hanno tutto il loro peso, ma sono tutte e tre molto importanti. Il filo va proprio verso la fine. sì. Una cosa molto importante è pulire bene gli artificiali quando vengono spruzzati dal nero e pulire anche il fluorocarbon, perché spesso e volentieri la palletta di nero tende a camminare e va a incastrarsi nei nodi del fluorocarbon o proprio sul fluorocarbon stesso. Bisogna fermarsi un attimo e pulirla. Se non riesci a pulirla, sarebbe meglio sostituirla, perché quello per il calamaro è un segnale di allerta, il nero è un segnale di allerta, quindi cercate sempre di tenere gli artificiali e soprattutto i vostri travi puliti. Gli orari migliori per pescare questi calamari? Allora, gli orari migliori, come al solito, sono alba e tramonto. Sono i momenti dove il calamaro è più attivo e tende a aggredire più lesche. Questo non vuol dire che durante tutto il giorno non li possiamo prendere. Se ragioniamo quando c'è molto caldo, quindi magari ancora a fine estate, i primi di settembre, durante le ore di sole difficilmente mangeranno, ma in questo periodo che siamo ormai a novembre, secondo me gli orari iniziano a perdere poco di valore, cioè riusciamo a pescare avendo il sole più basso anche a orari mezzani, quindi anche subito dopo l'ora di pranzo, alle 3, alle 4, alle 5. Quindi oggi peschiamo, come si dice, H24. Invece nei periodi più vicini all'estate, quindi quando l'acqua è più calda, sicuramente saremo vincenti alba e tramonto perché abbiamo notato questo. Però noi comunque andiamo a pescare, quando andiamo a pescare calamari rimaniamo tutto il giorno e ci è capitato molte volte contro ogni immaginazione di prendere calamari a orari stranissimi. Quindi noi vi diamo degli input, la verità è che voi dovete andare a mare e testare e provare, perché poi anche là secondo me entrano in gioco, oltre al discorso alba e tramonto, discorsi di luna, discorsi di alta marea, bassa marea, quindi ci saranno sicuramente dei momenti dove la catena alimentare tende a muoversi. E questa Alta, non è bassa, sempre alba e tramonto. sì, e anche sì, scusami, alta e bassa pressione, e la scaduta dopo il mare formato, quando le temperature si abbassano, quando i fiumi buttano fuori più acqua dolce del solito
quello che ne consegue, sicuramente. Andando Diciamo che avanti, sul calamaro la perturbazione, acqua sporca e acqua che esce dai fiumi sicuramente non è una nostra alleata. Difficilmente faremo grandi catture di calamari in queste condizioni. Ripetiamo perché il calamaro, ahimè, ha una super vista, ma non c'ha linea laterale. Quindi se il calamaro vede la nostra esca, la attacca. Se il calamaro non vede la nostra esca perché l'acqua è torbida, non andrà a attaccarla perché non si accorge minimamente della sua presenza. Quindi sicuramente l'acqua pulita ci viene in aiuto rispetto a un'acqua torbida. ok. Beh, visto che parliamo di vista, come vede l'ecoscandaglio i nostri calamari? Allora, in questo caso penso che sia più giusto che Stavo... faccio parlare anche te, perché sai com'è. Poi mi dici sempre che non ti faccio mai parlare. Va bene, va Diciamo che bene. questa è una cosa abbastanza semplice, però tu decisamente sei molto più bravo a spiegarlo, quindi parola all'esperto. Boh, innanzitutto bisogna avere l'ecoscandaglio che sia tarato e che sia ben funzionante. E per fare questa cosa, quale migliore palla passata di dirvi di andare giù in descrizione? Lì troverete un link dove potrete scaricare in forma totalmente gratuita un piccolo PDF, sono una decina di pagine, però scritto in grande, quindi in realtà non è così corposo, dove ci sono gli errori comuni che si fanno quando si usa l'ecoscandaglio e che bisogna assolutamente evitare, perché il calamaro non ha la vescica natatoria e questo vuol dire che non è così facilmente visibile sul nostro ecoscandaglio. Dobbiamo avere l'ecoscandaglio messo a puntino e questo vuol dire seguire tutta una serie di regole, tra cui non avere disturbi, tra cui avere il gain sistemato bene, essere sicuri che la sonda, quella che abbiamo impostato sullo strumento, sia quella giusta, che non ci siano degli errori, perché tutti questi errori non ci permettono dopo di vedere il calamaro. Come si vede il calamaro? Normalmente sono delle barrette che non sono mai rosse, ma possono essere azzurre, gialle, verdi, sono diagonali di solito, ma anche verticali. Poi dipende molto se il vostro strumento è CIRP o non è CIRP, perché anche lì cambia un po'. E normalmente viene anche, diciamo, è abbastanza usuale trovare i calamari dove ci sono anche delle mangianze di altri pesci. Quindi, soprattutto con gli strumenti che magari non conoscete bene oppure che non riescono a mettere proprio in evidenza bene i mark dei calamari, provate anche dove vedete le mangianze. Spesso in mezzo alle mangianze o subito vicino troviamo anche i nostri calamari nelle stagioni giuste, ovviamente. Quindi dovete mettere prima di tutto a posto l'ecoscandaglio in modo che sia al massimo delle performance. Utilizzeremo un ingrandimento per andare a vedere bene il fondo, gli ultimi metri, diciamo gli ultimi 10 metri, per vedere cosa succede sul fondo. Andremo in cerca di queste piccole barrette che possono essere verticali, diagonali, hanno delle forme un po' particolari. Dopo che le pescherete un po' di volte, riuscirete anche a riconoscerle voi abbastanza facilmente. E vedrete che i risultati si possono ottenere. I calamari si riescono a vedere con tutti gli strumenti. Ci sono quelli più performanti che sono magari un po' riescono a vedere un po' meglio, però anche con gli entry level non si dovrebbero avere problemi. Tu Fabrizio, dimmi. Allora, professore, allora, io non capisco niente di ecoscandagli, ok? Tu hai parlato, prima hai detto, non vedremmo delle marcature rosse, ma di altri colori. Per quale motivo? Cosa vogliono dire questi colori? Verdino, azzurrino? Cosa... Io non so di cosa stiamo parlando, perché devo cercare quel colore? Cosa mi indica? Allora, il colore sull'ecoscandaglio, quello che andiamo a vedere sul nostro ecogramma, rappresenta l'intensità del segnale di risposta del nostro target o fondo. Di solito l'ecoscandaglio ha 16 o 32 colori e parte dall'azzurro per arrivare fino al rosso, questo su una palette colori standard normale. Il rosso rappresenta il massimo della riflessione. L'azzurro, il blu, il giallo sono tutte riflessioni che hanno valori più bassi. E come si fa dopo a mettere, diciamo, a fuoco tutta la schermata? Si deve agire sul clutter e sul gain.
Il clutter sugli strumenti Furuno per pescare i calamari dovrebbe essere tra il 10 e il 20%. Per quello che riguarda il gain, dobbiamo aumentarlo fino a cominciare a sporcare il nostro strumento con i vari disturbi che ci sono nell'acqua dati da quello che è in sospensione. Abbassiamo appena appena un po' e in quel momento noi avremo lo strumento col massimo della definizione. Un segnale debole sul nostro schermo verrà rappresentato in azzurro o in blu o in giallo, un segnale forte in rosso. I pesci che hanno la vescica natatoria, quindi grazie a questa densità diversa, il segnale riflesso è molto forte, saranno sempre di colore rosso, al massimo arancio. I calamari che non hanno la vescica natatoria vengono comunque visualizzati, ma in azzurro, blu, giallo, massimo verde. Comunque sul canale, se vai a vedere quello che ho spiegato sugli ecoscandagli, vedi che trovi dei video proprio fatti apposta dove puoi imparare come funziona il gain e come fare per riuscire a vedere bene anche i nostri calamari. L'importante è non tenere acceso il cancella colore, perché sennò ovviamente andremo a cancellare proprio i nostri calamari, e anche l'antidisturbo, meglio toglierlo, perché in tanti ecoscandagli il calamaro può essere addirittura interpretato come disturbo. Quindi andare a togliere quella cosa lì è sicuramente un vantaggio. Ma tutte queste cose le trovi sul manuale che ho messo in allegato, vuol dire che non hai studiato, perché io a te te l'ho Ma lo già sai che io non mandato. so leggere, quindi non mi piace. Ha Un'altra ha cosa, sempre la risposta un'altra giusta. cosa che mi chiedono spesso, ma a che velocità si cercano i calamari? Dipende quanto devi andare veloce, se sei a remi, se sei col motore. Io i calamari li cerco di solito sui 3 nodi e mezzo, 4, che vuol dire marcia ingranata nel mio motore della mia barca. Di solito tengo il piombo con gli artificiali 6-7 metri dietro in scia. Nel momento in cui vedo il calamaro, metto subito in folle, apro l'archetto o schiaccio il pulsante nel caso del mulinello rotante e do un colpo in retromarcia per fermare la barca. Ma perché io pesco così, ma perché ci sono anche altri motivi. Vado a pescare con una barca abbastanza grande, non ho tempo di fare le rotazioni, non posso tornare indietro, andare avanti e normalmente la ricerca la faccio sempre controcorrente o controvento, a meno che non ci sia una struttura, cioè che l'orografia del fondo non mi faccia andare ortogonale, può succedere anche questo. Se io devo seguire comunque una linea. Quando trovo i calamari sui 35-30 metri, cerco di seguire quella battimetria. Se ho il vento a nord e a nord ho la costa, ovviamente non posso farlo, devo andare da est verso ovest o l'inverso. Però normalmente io faccio così. Ok, che più o meno è come facciamo anche noi. Ovviamente noi avendo barche più piccole abbiamo sicuramente molto più margine di movimento e spostamento, quindi riusciamo a girare, a fare cose molto più veloci. Tu sei molto più comodo perché avete barche da ricco. Noi che siamo poveri però abbiamo il vantaggio di riuscire a muoverci un po' più velocemente. Ma per la pesca di calamari io preferisco la barca piccola e leggera, eh? Decisamente. Assolutamente, molto più facile tutto. L'importante è che ci sia un buon ecoscandaglio a bordo e dopo si può fare tutto. Quello sicuramente. Un'altra cosa che ultimamente mi stanno chiedendo tante persone, e ovviamente per me è difficilissimo da spiegare, soprattutto amici che non stanno in Sardegna, quindi parliamo di posti in Italia dove io non sono mai andato a pesca, mi dicono che loro li riescono a prendere a traina la notte, però di giorno a Tatacchi non riescono a prenderli. Come faccio, come non faccio? Allora, questa è una cosa un po' complessa da spiegare. Secondo me i calamari non spariscono, quindi dove li trovi di notte a terra, per forza da qualche parte a largo li devi trovare di giorno, perché loro si spostano dal basso fondo la notte e vanno piano piano a fondo durante il giorno. Probabilmente nei posti dove si va a fare traina, chi va a fare gli attacchi magari non è così tanto preciso come lo possiamo fare noi, quindi secondo me bisogna andare a cercare, bisogna lasciare la traina per un po' di tempo,
la traina al calamaro ovviamente, e dedicarsi al tataki, perché il tataki è una pesca, ok, semplice, però ti ci devi dedicare. Cioè, o perlomeno diventa semplice una volta che capisci un po' come funziona. Quindi a tutti gli amici che non riescono a trovare i calamari di giorno, posso dire solo di insistere, avere un po' di artificiali e provare svariate batimetriche, perché secondo me da qualche parte per forza i calamari devono andare a finire durante il giorno, non possono sparire o sicuramente non rimarranno in 6-7 metri d'acqua durante il giorno. Allora, Questo sicuramente no. adesso voglio dare una piccola chicca, diciamo che un insieme di chicche. Allora, la prima cosa, per andare a cercare i calamari, cioè la cosa migliore sarebbe avere l'ecoscandaglio che riesce a visualizzare bene questi calamari, ma mi rendo conto che spesso questo non è facile da avere, da settare. Andate in cerca innanzitutto delle mangianze, quindi se non riuscite a vedere i calamari, che sarebbe la cosa migliore, almeno andate a cercare le mangianze. È inutile pescare a tataki anche sopra una secca dove non c'è nessun pesce sotto. Andate a vedere magari un posto dove trovate delle mangianze. Lì in zona, molto probabilmente, sulle battimetriche almeno di 30 metri, 25, 30, 35 metri, li dovreste trovare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, me l'ha insegnata Michele Prezioso, ma è una cosa che avevo già visto fare in realtà e secondo me funziona anche molto bene perché al tramonto è micidiale. Potete provare a pasturare. Vi fermate, calate proprio l'ancora in una zona sui 30 metri, 25-30 metri, pasturate con della sarda, con delle cozze, quello che volete. Arriveranno tanti pesci e tra questi pesci ci saranno molto probabilmente anche i calamari. Non lo so se vengono per la pastura, ma sicuramente arrivano anche per tutto l'altro pesce che abbiamo intorno richiamato dalla pastura. La cosa migliore sarebbe utilizzare quelle sarde in sacco, antiche pasture la fa, è un sacchetto da 5 kg o 3 kg che si cala sul fondo. Non bisogna ovviamente pasturare in superficie, non ha senso perché non stiamo cercando sgombri o cose del genere. Pasturare sul fondo con la sarda tritata o con le cozze spaccate anche, proprio messe anche in questo caso in un pasturatore e calate sul fondo. Questo potrebbe essere un ottimo sistema per richiamare i calamari e riuscire a pescare a tataki. Sì, oppure si potrebbe cercare i calamari con la tecnica della traina di giorno. Sì, anche. Abbiamo Quindi fatto un video su questo. piombo guardiano a fondo e 2 o 3 artificiali sopra. Ti Anche col muovi piano trigone, piano, scarrocci, anche in fino... Sì, traina, anche con il trigone, mi è venuto in mente con l'affondatore, cioè usare l'affondatore, dietro comunque si mette il filo con il Rapala piuttosto che con gli Yamashita o anche con il Davidone o il Mataflotti, perché funzionano benissimo anche a traina, con tutto che non si muovono, riescono a pescare benissimo e si va in cerca proprio con la traina di giorno che si fa un po' più lenta, 2 nodi e mezzo, e si va in cerca proprio, però se non sappiamo neppure a che profondità cercarli, penso che diventi un po' più difficile, però abbiamo fatto un video su questo, lo trovate sul canale sicuramente. però sicuramente con questa tecnica riesci a sondare molto più fondale e una volta che tu riesci a marcare 1, 2, 3 calamari, lì a quel punto il calamaro sta in quella zona e poi una volta che hai capito più o meno dov'è, andarlo a cercare a quel punto anche a tataki. Certo, Perché secondo me non esiste un posto dove i calamari non mangiano a tataki, non esiste, questo è da togliere perché molte persone mi dicono no, no, da noi non mangia, non esiste, togliamocelo dalla testa, semplicemente non ci siamo, non ci abbiamo ragionato abbastanza e non abbiamo perso ore a prendere il calamaro in quel modo, ma una volta che iniziate a prenderne un paio poi diventa tutto più semplice. assolutamente. Anche i tubi che sono immersi, mi vengono in mente le piattaforme, per esempio, che ci sono in Adriatico, che sono collegate tra di loro da tanti tubi. Anche quelli sono posti perfetti dove andare a cercare il calamaro di giorno, anche di notte a traina, ma di giorno assolutamente a tataki. Quindi se avete anche voi un tubo da qualche parte, lo potete seguire. Tutte le cose, le pietre singole sul fondo,
Sono tutti degli spot perfetti per i calamari. Fabrizio, a me sembra che tutte le domande le abbiamo più o meno svolte, abbiamo risposto più o meno tutti. Se avete altre domande da farci, lasciate ovviamente un commento qui sotto, siamo a vostra disposizione. Come al solito cercheremo di rispondere per far felici un po' tutti. Sì, abbiamo più o meno detto tutto quello che avevamo da dire, ma sicuramente fra un po' di tempo ci sarà sicuramente qualche domanda che In più. sbucherà e noi saremo felici di rincontrarci per continuare a parlare dei nostri amatissimi calamari. Ci vediamo, ciao ragazzi, alla prossima! Ciao!